Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video volevo introdurre a livello teorico il concetto del webhook perché è una cosa che andrò a utilizzare nel mio software di gestione delle API della Switchbot, che poi estenderò anche a livello generale per altre API come ad esempio quelle della SmartThings che io attualmente sto utilizzando. Quindi andiamo a vedere velocemente con 2 o 3 slide che cosa sono i webhook, come funzionano e come possono tornare utili in un contesto di una smart home open source come potrebbe essere OpenHub. Alla fine faremo anche un esempio pratico, non tecnico ma semplicemente a livello logico, per capire come effettivamente i webhook possono venirci incontro in diverse situazioni. Ok, partiamo subito con le slide e quindi andiamo a parlare di webhook. Provate a pensare al fatto che state aspettando una risposta da qualcuno e per controllare se effettivamente questa risposta è stata data andate a chiedere in continuazione informazioni. I webhook ci aiutano proprio in una situazione di questo genere, cioè quando noi aspettiamo qualcosa non vogliamo andare a chiedere in continuazione se questa cosa è successa o è arrivata, ma vogliamo essere avvisati quando questa cosa effettivamente succede. Quindi detta così, il webhook è uno strumento molto semplice ma potente da questo punto di vista, perché appunto ci permette di ottimizzare i flussi di scambio di informazioni. Quindi andiamo a vedere insieme cosa sono i webhook e come funzionano. Facciamo un piccolo confronto tra l'utilizzo del webhook e l'utilizzo delle API standard e poi andremo a vedere insieme a livello logico un esempio concreto di dove un webhook potrebbe effettivamente tornarci molto utile. Iniziamo a parlare dei webhook. In questa slide è rappresentata una doppia modalità di ottenimento di una stessa informazione, una modalità pull e una modalità push. La modalità pull è quella standard che si usa quando noi continuamente chiediamo se questo tipo di evento è già successo o no. È una sorta di loop di richieste per ottenere un'informazione che noi non sappiamo quando verrà data. La modalità push invece è quella in cui siamo abituati, ad esempio sullo smartphone, ad ottenere delle notifiche senza che noi siamo lì a chiederle. Ad esempio quando ci viene notificato che un pacco è arrivato a destinazione, oppure quando ci arriva una mail, oppure tante altre notifiche che arrivano sui nostri telefoni. Queste notifiche sono dette appunto notifiche di tipo push, proprio perché non siamo noi a chiederle, ma è chi genera l'evento che ci invia l'informazione. In questo modo non c'è bisogno di effettuare traffico inutile per effettuare continue richieste, ma l'informazione viene inviata direttamente quando questa è effettivamente disponibile. Come funziona un webhook? Un webhook funziona allo scatenarsi di un evento, che è l'evento che vogliamo monitorare. Questo evento cosa fa? Fa sì che venga notificato un qualcuno che si è messo in attesa di questo evento tramite normalmente delle chiamate HTTP verso un destinatario che è stato configurato e si è messo in attesa di ricevere questa informazione. Questa informazione viene ricevuta dal destinatario che a quel punto decide cosa fare. Quindi il sistema esterno è quello che genera l'evento e tramite il webhook notifica un altro sistema. Il sistema interno, che è il nostro, è il destinatario di questa notifica, quindi di questo webhook, che poi a fronte dello scatenarsi di questo evento decide che cosa fare. Quindi c'è un'implementazione di un qualcosa che viene scatenato nel momento in cui l'evento è arrivato a destinazione. Quindi fondamentalmente i passaggi dell'interazione col webhook sono 3. Lo scatenarsi di un evento, l'invio di un messaggio tramite webhook verso un destinatario che è in attesa di riceverlo e l'azione che viene scatenata nel momento in cui si riceve questo messaggio. Noi ovviamente siamo responsabili della parte di ricezione del messaggio e eventuale invocazione di una certa azione. Il sistema esterno a cui ci stiamo affidando e su cui abbiamo configurato il webhook è responsabile per l'invio dell'evento. Ovviamente il tutto deve essere fatto in sicurezza e ogni sistema API che si rispetti e che appunto gestisce degli eventi e delle notifiche ci permette di configurare dei webhook e ci offre anche la possibilità di farlo in totale sicurezza. Quindi il webhook è fondamentalmente un sistema push dove l'informazione viene inviata dal
da chi genera l'evento e non viene richiesta in continuazione da chi invece lo attende. Quindi detto questo, possiamo vedere quali sono le differenze tra il webhook e la semplice invocazione dell'API. Tramite l'API siamo in modalità pull, quindi siamo noi che andiamo ad invocare l'API per ottenere l'informazione che ci interessa, anche se non sappiamo se questa informazione è cambiata oppure è la stessa che abbiamo già letto nel giro precedente. In questo modo noi generiamo tanto traffico inutile nella maggior parte dei casi, perché la risposta sarà sempre identica, a meno che non sia avvenuto quel famoso evento che ha cambiato appunto la risposta che noi ci aspettiamo. Quindi se vogliamo andare a vedere se un nostro dispositivo smart ha cambiato stato e abbiamo a disposizione solo delle API da invocare, non possiamo far altro che metterci in un loop e ogni ad esempio minuto andare a invocare l'API per capire se il nostro dispositivo ha cambiato stato, ad esempio se la lampadina si è accesa o si è spenta. Ovviamente, oltre a generare tanto traffico inutile perché magari la nostra lampadina cambia pochissime volte al giorno di stato, noi non abbiamo neanche un'informazione in tempo reale, perché se scheduliamo ogni minuto le chiamate di recupero dello stato e la lampadina si accende appena noi abbiamo fatto l'ultima chiamata, abbiamo una latenza di 1 minuto per ottenere questa informazione aggiornata. Il webhook invece abbiamo detto che lavora in modalità push, quindi a differenza dell'invocazione delle API, noi abbiamo il sistema che ha generato l'evento, quindi la nostra smart home o il nostro sistema esterno che gestisce la nostra lampadina smart, che è in grado di notificarci in tempo reale nel momento in cui la lampadina si accende o si spegne. A quel punto poi noi riceviamo l'evento e decidiamo cosa fare. Andiamo a vedere un piccolo esempio logico basato sulle API della Switchbot, che è poi l'argomento che andremo ad approfondire dal punto di vista tecnico. Prendiamo appunto l'esempio della Smart Lock, che ha anche la possibilità di inviarci l'informazione di porta aperta o porta chiusa, non a livello di serratura, ma proprio se la porta è aperta o chiusa a livello di sensore. Facciamo sì che la nostra porta viene aperta. Cosa succede? Che le API Switchbot invocano il webhook, quindi fanno una chiamata HTTP a un nostro server, mandandoci le informazioni di quale porta si è aperta e in che stato è la porta, quindi se è aperta o chiusa. A quel punto il nostro server HTTP riceve questo evento e può andare tramite una procedura applicativa ad aggiornare l'informazione sulla nostra smart home locale, e quindi sulla nostra dashboard si vedrà l'informazione che la porta è aperta o chiusa, ovviamente in base all'evento, ed è un'informazione che avviene praticamente in tempo reale. Questo sarà il caso che andremo poi a implementare nel nostro bridge MQTT API, per far sì che questo bridge sia in grado anche di ricevere i webhook dalle API della Switchbot. In questo modo, tramite MQTT poi noi potremo notificare il nostro Open Hub e far sì che lo stato del nostro dispositivo sia sempre aggiornato. Bene, detto questo, possiamo terminare qui questo velocissimo video relativo a che cos'è il webhook e come può essere utile nel nostro caso, quindi nella gestione di una smart home, e in un prossimo video andremo ad implementare effettivamente proprio un webhook di test per far sì che tramite appunto il protocollo MQTT noi saremo in grado di andare ad aggiornare la nostra smart home in Open Hub a fronte di eventi generati dai nostri dispositivi della Switchbot. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!